Ti è mai capitato prima di una gara di sentire quella tensione che sale? Non solo nei momenti prima di entrare in campo, ma magari già dal giorno prima, quando inizi a pensarci e la testa non smette più. La mente comincia ad agitarsi e a immaginare tutto ciò che potrebbe andare storto, oppure tutto ciò che vorresti fare alla perfezione. Quando quei pensieri iniziano a preoccuparti, le sensazioni sono sempre le stesse. Il cuore inizia ad accelerare, le mani iniziano a sudare e nella testa una vocina sussurra: se non sono pronto? Ecco, quello è l'innesco dell'ansia, un momento fondamentale che devi imparare a gestire. Ma attenzione, l'ansia non è un nemico. Nello sport è una forza potentissima che può accenderti o può schiacciarti. Dipende da come la interpreti e da come impari ad usarla. Non è debolezza mentale, è paradossalmente un eccesso di controllo, cioè il tentativo della mente di proteggerti per prevenire il fallimento. Questa buona intenzione della mente innesca automaticamente una reazione del corpo, anzi del tuo sistema mente-corpo. La mente ti mette in allerta prima di una sfida e quindi il corpo si attiva. Il battito accelera per portare più ossigeno, i muscoli si tendono per essere pronti all'azione e la mente si accende per analizzare tutto più velocemente. Il problema nasce quando questa energia diventa troppa, perché poi ti senti rigido, ti senti confuso, fuori ritmo. In quella condizione un tennista rischia di non sentire la palla, di percepirsi bloccato fino alla fine del match, oppure se un calciatore è preoccupato si irrigidisce, ogni controllo diventa difficile, ogni movimento diventa meno fluido, perché se la mente è in tensione, il corpo la segue. Ovviamente ogni atleta vive l'ansia a modo suo, ma ci sono delle forme ricorrenti che puoi riconoscere perché nascono da pensieri ed emozioni comuni a tutti, come la paura di non essere all'altezza, il timore del giudizio dell'allenatore, del pubblico, dei genitori, l'ansia di dover confermare una grande prestazione, la sensazione di non essere preparati abbastanza, oppure quella più profonda, in cui il risultato si intreccia con il tuo valore personale. Se la combatti o la neghi, quest'ansia cresce, mentre se la osservi con consapevolezza, inizi a scioglierla. In questo la mindfulness può essere fondamentale perché ti insegna a riconoscerla mentre nasce, ti insegna a cogliere i segnali quando si presentano, anche nei giorni precedenti alla competizione, ed è il primo passo per trasformarla. Devi sapere come riconoscere i primi segnali, perché l'ansia non sempre urla, a volte sussurra, ma non smette mai di parlare. Durante la performance, i pensieri diventano ripetitivi, insistenti. Non dovevo sbagliare, non me lo posso permettere. È da lì che nascono giudizi severi, spesso sproporzionati, perché il dubbio
si espande oltre la prestazione, coinvolge la tua identità sportiva, il tuo valore. E a quel punto l'ansia è molto insidiosa, perché non stai più gestendo un errore, stai mettendo in discussione chi sei e quanto vali. Ovviamente il corpo non sta a guardare, reagisce di conseguenza. La respirazione si accorcia, le spalle si chiudono, lo stomaco si contrae, gambe e braccia si irrigidiscono e senti tanta frustrazione, tanto disagio. E dietro c'è la rabbia, la tristezza, la vergogna, la rassegnazione per tutto questo che magari non ti aspettavi e quindi ti senti intrappolato. Quando impari a riconoscere i pensieri mentre si formano, a osservare le sensazioni senza identificarti in esse, fai un passo decisivo perché puoi evitare che si creino queste condizioni. E questo è il passaggio chiave. L'ansia non va eliminata, va educata, non va combattuta, va guidata. Devi intercettare i segnali dell'ansia e mantenerla al giusto livello, perché ti serve che sia al giusto livello per performare al meglio. La meditazione è lo strumento più potente per farlo, perché oltre a placare l'ansia, ti dona dei tratti di consapevolezza fondamentali per gestire l'intera prestazione, ti aiuta a mantenere il focus nel qui e ora, ti tiene sintonizzato con la tua prestazione momento dopo momento. Questo è un aspetto fondamentale, perché i pensieri stressanti si muovono tra passato e futuro, mentre la tua prestazione è adesso. Invece puoi preparare la tua mente a rimanere ancorata al respiro, o al corpo, o al gesto che stai compiendo. Impara ad allenare la mente per la prestazione con la stessa cura con cui alleni il corpo. Comunque esistono anche semplici esercizi che hanno un'azione immediata sull'ansia e che puoi usare quando ti trovi in difficoltà. Il respiro lento e profondo che riporta il sistema nervoso in equilibrio e ti ancora al presente. Bastano pochi minuti per calmarti. Prova. Inspira dal naso, gonfia la pancia ed espira lentamente dalla bocca. Fallo per 2-3 minuti anche prima della gara. Ti rilassa e ti riporta al corpo. Oppure cura la postura perché può incidere direttamente sullo stato mentale. Tieni la schiena dritta, il petto aperto, le spalle indietro e lo sguardo dritto. Il corpo comunica alla mente: sono pronto. E così infonde sicurezza e la mente reagisce. Ricorda che l'ansia non è il tuo nemico, è il segnale che ti avvisa che stai affrontando un momento importante, che per te conta davvero. E se gestisci lo stress, l'ansia diventa un'alleata, perché dietro ogni grande atleta non c'è assenza di emozioni, né assenza di ansia. C'è invece la padronanza dell'energia emotiva, quella che ti attiva, quella che ti rende competitivo. Il tutto comincia da respiro, corpo e presenza mentale.